Benvenuti, cari spettatori, in un nuovo approfondimento di Celebrita dalla Turchia, il luogo dove scoviamo l'inconfessato, l'imprevisto e tutto ciò che resta impresso quando le luci si spengono e i riflettori tacciono. Prima di addentrarci nella rivelazione che sta scuotendo le timeline di mezzo mondo, ricordate di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia, toccare il pulsante abbonati per sostenere questa comunità in crescita e lasciare un like se amate i racconti lunghi, intensi e narrati con una sincerità che altrove non si osa. Ci sono momenti nello spettacolo che entrano come una brezza e deflagrano come un temporale. Attimi in cui figure abituate a difendere con cura la loro intimità oltrepassano il confine invisibile del personaggio pubblico e parlano da esseri umani, senza filtri. Questa settimana, quel momento ha avuto il volto di Karen Burson, l'attore che ha scalato la TV e le piattaforme globali tenendo il suo mondo interiore al riparo, con la tenacia di chissà quanto il silenzio protegga. Ma le pareti dietro cui tutto era rimasto composto hanno vibrato. Durante un'intervista in diretta, uno scambio all'apparenza ordinario ha ceduto a una confessione che, come scintilla su erba asciutta, si è allargata in un istante a ogni angolo del web. Karen Bursin, da sempre incline a far parlare i progetti più che le emozioni, ha lasciato cadere parole che avevano il peso degli anni non detti. Il tono, raccolto e lucido, quel tono che raramente si è sentito uscire dalle sue interviste, si è inumidito di una calma che non sa mentire. E poi la frase, nuda, definitiva, con cui ha ribaltato il dibattito attorno alla sua vita privata: se mai dovessi sposarmi, lo farei solo con Anne Ercel. Per un uomo misurato, abituato a schermare, è sembrato più di un guizzo spontaneo. C'era una vulnerabilità sorprendente, come se, dopo le voci, le supposizioni e il pudore accurato, una sola frase fosse bastata ad aprire una porta che i fan pensavano fosse stata chiusa a chiave da tempo. La reazione è stata immediata. Ai social si sono incendiati tra stupore, euforia, confusione e nostalgia. I quotidiani hanno ripescato vecchie copertine, commenti, retroscena. Nel giro di minuti, le parole hanno fatto il giro del mondo, alimentate da chi ricordava bene quel filo magnetico che aveva unito Kerem e Hande fin dall'inizio di Senkal Kapm, serie che ha marchiato l'immaginario pop degli ultimi anni. Com'era noto ai seguaci di lunga data, ciò che scoccò sul set non visse soltanto nella finzione. Il loro legame fuori scena restò a lungo un territorio di sospetto, sussurrato talvolta, gridato altre, ma sempre in quell'area dove l'affetto convive con la necessità di difendersi. Quando i due si erano allontanati, l'avevano fatto senza clamori, con un congedo che non sapeva di scandalo. Per molti quello sembrava l'ultimo capitolo. E invece, con la confessione in diretta di Kerem, l'immaginazione collettiva si è riaccesa. Nel corso della trasmissione, le frasi sono rotolate via senza l'impalcatura del gioco promozionale. Gli occhi di Kerem portavano una serietà tenera, una compostezza attraversata da un tremito quasi impercettibile, che tradiva la gravità di ciò che stava dicendo. C'è stata soltanto una persona a occupare quel posto nella mia vita, ha proseguito. Per me non esiste un'alternativa. Non era un colpo di scena orchestrato, né un'allusione fatta per alimentare i titoli. Era un momento di verità che sembrava rincorrerlo da tempo, e che finalmente l'aveva raggiunto. Cari spettatori di Celebrita dalla Turchia, cosa pensate quando un volto di questa grandezza rompe il proprio silenzio emotivo con tale apertura? Vorreste che più celebrità trovassero il coraggio di arrivare a questo livello di sincerità? Diteci tutto nei commenti, le vostre voci orientano i prossimi racconti del canale. E, già che ci siete, ricordate che un semplice like ci aiuta a raggiungere altri appassionati di narrazioni profonde come questa. Mentre le parole di Kerem si propagavano, le interpretazioni si moltiplicavano. C'è chi ha letto quella dichiarazione come un segnale di riavvicinamento, quasi un invito a riaprire un capitolo creduto finito. Altri, invece, hanno sentito il senso di una resa consapevole, un riconoscimento quieto di una verità emotiva sopravvissuta al tempo, alla distanza, ai cambiamenti inevitabili delle vite che corrono. Nel sottobosco del gossip, i mormorii sono diventati coro. Alcuni tabloid hanno riferito che l'entourage di Hande Ercel sarebbe rimasto spiazzato dalla confessione improvvisa. Altri hanno sostenuto che l'attrice, che da sempre difende la propria sfera personale con cura ferrea,
fosse a conoscenza dell'intervista, ma avesse preferito non intervenire. Un silenzio che ha aggiunto mistero su mistero. La domanda è rimasta sospesa. Quel silenzio è una corazza, una pausa prima di riflettere, o il rispetto verso il peso delle emozioni di Kerem? L'intrattenimento prospera nell'incertezza, e questa era una semina fertilissima. Su Twitter, Instagram e nei forum dei fan, le ipotesi si sono intrecciate senza sosta. Gli screenshot delle frasi volavano, i commenti arrivavano in ogni lingua. C'era chi esclamava incredulo, chi applaudiva la trasparenza, chi sognava un ritorno. La frase più scritta della notte è stata una sola: tornano insieme? Parallelamente, gli osservatori più navigati hanno sottolineato quanto fosse inusuale una dichiarazione così netta da parte di Karen Burson. In carriera, ha sempre gestito con abilità il confine tra esposizione e discrezione. Eppure, questa apertura del cuore, davanti a milioni di occhi, lasciava intuire che il punto di ebollizione era stato raggiunto, e che perfino il riparo del silenzio non bastava più. E qui, cari spettatori di Celebrita dalla Turchia, ve lo chiediamo: quale altra coppia vorreste rivedere o scoprire in uno dei nostri prossimi approfondimenti? Lasciate i vostri suggerimenti, le vostre idee danno forma alle storie che racconteremo domani. E sì, se volete sostenerci ancora di più, l'opzione abbonati è lì per aiutarci a crescere insieme. Nel frattempo, dal retroscena sono spuntate voci non meno significative. Secondo alcuni insider, quella di Kerem non sarebbe stata una foga emotiva, ma una rivelazione pesata a lungo, quasi un ponte teso verso un passato che non ha mai smesso di contare. Chi gli è vicino lo descrive riflessivo da mesi, preso da domande semplici e dure. Cosa rimane quando il luccichio si spegne? Qual è la parte vera tra le foto, le premiere, i calendari che si rincorrono? Nei racconti degli amici, c'era un Kerem più silenzioso, più incline a guardare dentro. Forse è da lì che nasce la frase, dal corpo a corpo con ciò che non si dice. Se si tratterà di un preludio a un riavvicinamento nessuno può saperlo. Anne Herschel non ha rilasciato alcun commento ufficiale, e chi è vicino racconta soltanto la sua attitudine costante: proteggere la casa, i sentimenti, il ritmo che preferisce per il proprio cuore. La possibilità, però, resta sospesa nell'aria, alimentata da una trasparenza emotiva di Kerem che in pochi avevano visto così nitida. Così, per ora, il mondo osserva. La storia non avanza a colpi di scena plateali, ma in quelle parole che non smettono di risuonare. Nel crocevia dove si incontrano arte, fama e legami autentici, momenti come questo ricordano perché le storie delle coppie celebri continuano a catturare, non per il lusso, ma per ciò che ci specchiano, per il brivido di riconoscere in loro i nostri stessi dubbi, le nostre stesse promesse mancate, le nostre stesse speranze testarde. Il modo in cui Kerem ha scandito la frase ha convinto anche i più scettici che non si trattasse di una trovata pubblicitaria. Nessun ammiccamento al progetto in uscita, nessuna battuta pronta. C'era piuttosto il peso dell'irripetibile. Nei giorni successivi, tra interviste incrociate e indiscrezioni, si è detto che l'attore avesse avuto un periodo di stacco dai social, quasi a voler rimettere ordine. E c'è chi giura di averlo visto in luoghi lontani dal clamore, come se stesse cercando la misura giusta tra visibilità e respiro. In quell'assenza di rumore, la frase ha preso ancora più volume. Dall'altra parte, il mutismo di Ande ha funzionato come un riflettore. Ogni non parola è diventata oggetto di lettura, di interpretazione, di speranza o timore. Qualcuno ha letto rispetto, qualcun altro attesa, altri ancora una forma di protezione verso se stessa e verso chi ha condiviso con lei una stagione così intensa. È il paradosso della fama: quando non dici nulla, è lì che dicono tutti. Eppure proprio quel silenzio può essere la scelta più onesta, una maniera per lasciare che i sentimenti respirino lontano da sondaggi e trending topic. In parallelo, i fan storici della serie che li ha uniti hanno ripubblicato scene, riscoperto backstage, cercato nelle pieghe degli sguardi un indizio. I forum hanno ricordato episodi, gesti, interviste del passato in cui una risata o una pausa lasciavano trasparire un'intesa speciale. E mentre le clip rimbalzavano, la realtà presente si faceva più densa. La confessione non cancellava il percorso fatto, ma lo rimetteva al centro.
Alcuni amici di Kerem avrebbero confidato che lui, negli ultimi tempi, avesse rivalutato le priorità, cominciando a tenere in mano con più fermezza le cose che contano davvero, quelle che non brillano in foto ma restano nella memoria quando la giornata finisce. C'è chi ha ipotizzato che le parole di Kerem potessero essere un gesto di responsabilità verso la propria storia, un modo per non lasciare che il pubblico la schiacciasse tra etichette e malintesi. Dirlo apertamente, senza mezze misure, è stato come restituire dignità a qualcosa che non se n'è mai andato. Altri hanno letto la dichiarazione come un atto di apertura senza pretese, un messaggio lasciato cadere con delicatezza. Non una richiesta, non un appello, ma la missione che nel cuore certe linee non si cancellano. In qualunque chiave la si ascolti, la sensazione che resta è quella di un uomo che ha scelto la via più scomoda e per questo più credibile. Intanto, la stampa di spettacolo ha cercato nuovi angoli. Si è parlato di segnali, di apparizioni, di tracce sottili. Le speculazioni fanno parte del gioco, ma è stato impossibile ignorare il nucleo umano che teneva tutto insieme. Una frase precisa, una persona precisa, un tempo che non è riuscito a sciogliere una certezza. Non c'era strategia nel modo in cui i fan rispondevano, c'era piuttosto il bisogno di credere che, persino in un mondo così pubblico, ci sia spazio per atti di verità. Dentro le redazioni, qualcuno ha osservato che il percorso di Karen Burson, dai primi ruoli fino alla dimensione internazionale, è stato un continuo tentativo di bilanciare lavoro e barriera emotiva. E che forse, arrivati a questo punto, il bilanciamento ha lasciato spazio a una decisione più semplice, dire ciò che vale, accettando che le conseguenze non si possano controllare. Sono passaggi che, visti da fuori, sembrano piccoli, ma quando li fai tu, diventano scossi che ridisegnano la mappa. Che cosa accadrà adesso? È la domanda senza risposta. Andy Herschel non ha ancora parlato, e non deve. Può darsi che lo faccia con la cura che la contraddistingue, o che scelga di non farlo mai. In entrambi i casi, la dichiarazione resta quello che è, una pietra miliare che sposta gli equilibri, che costringe a rimettere a fuoco, che riporta la conversazione al suo punto più umano. E intanto, la rete continua a correre, la curiosità non rallenta, e quel solo nome affiancato alla parola matrimonio, rimbomba nei titoli, negli audio, negli sguardi dei fan che si incontrano per commentare. Mentre chiudiamo questo viaggio, vi ringraziamo per aver condiviso con noi questa immersione in una confessione che ha rimesso in moto un intero immaginario. Non andate via senza iscrivervi a Celebrita dalla Turchia, mettere like e raccontarci qui sotto che cosa vi ha colpito di più. Se volete sostenere il canale in modo speciale, il pulsante abbonati è sempre lì per permetterci di realizzare storie più grandi e più profonde. Restate connessi. Arriveranno altri racconti esclusivi, altre rivelazioni capaci di toccare corde inaspettate, e ancora quel tipo di contenuti che amate ritrovare qui, solo qui, su Celebrita dalla Turchia. Fin dove si spingerà questa storia dipenderà dai protagonisti e dal tempo che sceglieranno. Noi, come sempre, saremo presenti laddove i fatti incontrano le emozioni, pronti a portarvi i dettagli quando saranno pronti a mostrarsi. Fino ad allora, restano quelle parole, nette e irrevocabili, a ricordarci che la fama non è uno scudo contro il sentimento, è solo un palcoscenico più grande su cui il cuore, prima o poi, trova comunque il coraggio di parlare.